Per chi si fosse perso qualche episodio precedente, mi trovo a Dover e in questo episodio andremo a vedere la scogliera di Dover e il castello di Dover. Sono qua vicino a Dover e oggi andiamo a vedere le scogliere e possibilmente anche il castello. La cosa incredibile è che, guardate qua, il mio primo giorno di sole da quando ho lasciato l'Italia. Wow, non pensavo mi potesse mancare tanto un po' di sole. Noi cerchiamo di sfruttare questa bellissima giornata perché appunto è proprio un regalo dopo un mese d'acqua. Fatti solo 10 metri con la moto ho trovato questo signore che onorava i caduti in guerra. L'11 novembre infatti in Inghilterra è il Remembrance Day, o detto in italiano la giornata della memoria. In questo giorno si onorano i caduti della prima e della seconda guerra mondiale. Guardate che spettacolo è guidare nella campagna inglese quando c'è il sole. Peccato che non è facile trovare il sole. Avevo in programma prima di vedere la scogliera di Dover e poi di vedere il castello di Dover. Quindi parliamo prima della scogliera di Dover, la bianca scogliera di Dover. Bianca perché la sua formazione si deve all'erosione. Infatti, uno dei canali più trafficati al mondo prima probabilmente era una verde foresta. Questo canale ha i suoi due punti più vicini tra le due coste, uno sulla sponda inglese a Dover, dove mi trovo, e l'altro quello da dove sono partito, sulla costa francese, cioè a Calais. E in questa splendida giornata di sole vedo finalmente le scogliere di Dover. Devo dire che sono belle, molto belle. È possibile vedere il colore bianco della scogliera anche sotto la superficie dell'acqua. Dopo una passeggiata di almeno 2 ore mi sembrava arrivato il momento di andare a vedere il castello. Questa è la prima cerchia di mura. Per arrivare al castello è necessario arrivare prima al parcheggio con questa strada. Il castello di Dover è davvero molto antico, anche se la vera e propria struttura centrale risale al 1154, durante il regno di Enrico II. Comunque anche questa parte centrale ha quasi 1000 anni. Come vedete c'è un'altra cerchia di mura. Questa volta però, oltrepassato a questa porta, dovremmo trovarci di fronte alla parte centrale del castello. Questo è il vero e proprio castello e, come avrete notato, è ben distante dal primo cerchio di mura. Entriamo dentro il castello di Dover. Questa dovrebbe essere la stanza delle guardie. Gli archi e gli scudi penso siano proprio delle riproduzioni. Come vedete dalle finestre i muri sono poco spessi. Come in ogni castello che si rispetti, non può mancare la cisterna dell'acqua. E qui abbiamo da dove viene recuperata. Ovviamente non potevo non fare una prova sul trono.
Una cartina che sicuramente piacerebbe a un sacco di terrapiattisti. Più che lo guardo e più che questo letto mi sembra davvero scomodo. In questo viaggio sto facendo un numero di scale impressionanti, altro che palestra. Meglio, erano altre scale. Ragazzi, questa sala per le cene senza nemmeno una finestra, non so a voi, ma a me mi sembra davvero molto tetra. Da qui si può vedere quanto è lontano il primo cerchio di mura e questo è il lato dove sono più vicine. Il castello di Dover, una vera e propria roccaforte che può raccontare secoli di storie, di battaglie e di intrighi, ma vi sorprenderà perché una delle più belle storie è relativa al 1940. Sto parlando dell'operazione Dynamo. Siamo nella seconda guerra mondiale e le forze alleate sono accerchiate a Dunkirk in Francia e stanno per essere travolte dalle truppe naziste. Il castello di Dover diventa il cuore pulsante di una delle evacuazioni più spettacolari della storia, dove vengono messi in salvo migliaia di soldati. I tunnel sotterranei di Dover diventano dei centri ultra segreti di comando e coordinazione delle operazioni. Salperanno navi da guerra, pescherecci e perfino barche da turismo che si uniranno in questa missione impossibile. Si calcola che in solo 8 giorni siano stati messi in salvo verso le coste della Gran Bretagna ben 330.000 soldati. Dopo una bella giornata in giro per Dover sono andato nel centro per mangiare qualcosa e prendermi un caffè, per poi tornare al bread and breakfast che avevo trovato il giorno prima fuori città. Anche questa volta l'episodio è giunto alla conclusione. Nel prossimo episodio andrò in una cattedrale molto famosa dove è stato commesso molto tempo fa un omicidio e andrò a vedere una città dove c'è un ponte con 2 corna. Avete capito di che città sto parlando? Se l'avete capito scrivetelo nei commenti. Se il video ti è piaciuto lasciami un like e se vuoi supportarmi in questa avventura iscriviti al canale e attiva la campanellina. Come al solito vi auguro buona strada a tutti e ci vediamo nel prossimo episodio.